La psicologia dell'arco di vita, sempre grazie a questo psicologo Belz, ha postulato, ha messo diciamo un 7 criteri per una cultura positiva della vecchiaia. Quindi ribadisco, invecchiamento è tutta la vita. Io nasco e incomincio a invecchiare, nel senso io nasco e entro in un percorso di sviluppo che dura tutta la vita. Vecchiaia è una fase della vita, quella più vicino diciamo alla conclusione della nostra vita. Quindi il corso dell'invecchiamento è eterogeneo, ognuno di noi ha una propria vita, un proprio percorso, quindi alla vecchiaia, se ci arriviamo, non arriviamo tutti allo stesso modo. Il percorso finale si conclude con la morte, ma attraverso cammini molto personali anche sul piano biologico. L'invecchiamento normale è diverso da quello patologico. È il secondo postulato, nel senso che giustamente si dice innanzitutto che l'invecchiamento e la vecchiaia non è necessariamente malattia. Tant'è che per invecchiamento normale, e qui è stato necessario un po' fare questa distinzione, si intende l'aumento dell'età senza malattie. C'è chi di fatto muore spegnendosi, d'accordo? Ma non ha malattie. E quindi sembra proprio come una batteria che a un certo punto si scarica e si spegne. Non sono tantissimi magari i casi, ma esistono. Qual è il problema? È che avendo allungato, perché di fatto questo sta diventando un problema, la speranza di vita, noi abbiamo persone che vivono più a lungo in condizioni magari di maggiore fragilità, perché la medicina ha fatto dei grandi passi avanti, però in realtà si sta promuovendo anche la fragilità in un certo senso. Quindi invecchiamento normale distinto da invecchiamento patologico, dove io mi riferisco proprio a un invecchiamento dove subentrano delle malattie. Allora, come diceva prima la suora, io lavoro con i pazienti oncologici. Naturalmente un paziente di 50 anni che ha un tumore, capite che già faremo fatica a pensare a lui un invecchiamento normale. Magari curato, guarisce, però comunque nel momento in cui tu hai una malattia come un tumore per cui devi fare delle chemioterapie, è probabile, quindi non è una cosa assoluta, che avrai il rischio di altre patologie. Anche qua vedete come non è detto che solo l'anziano abbia una malattia, perché in realtà in tutte le fasce di età c'è questo rischio. Però ecco, consideriamo questi due aspetti, questa distinzione, invecchiamento normale da invecchiamento patologico. Quindi quando si parla ad esempio di demenze siamo nell'ambito dell'invecchiamento patologico, dove per demenza, ci tengo a dirlo, non è chiunque abbia qualche difficoltà cognitiva, perché nell'invecchiamento normale alcune difficoltà cognitive sono normali. Quando si va da uno specialista per una valutazione, ad esempio neuropsicologica, si va proprio per definire se il mio problema cognitivo rientra nella norma oppure no. Quindi se la mia difficoltà è età correlata, state sereni, va bene così, dovremo lavorare sulle strategie di compensazione. Se invece è fuori dalla norma, allora dovremo trovare o una terapia adeguata oppure, vabbè, a seconda del caso si valuta la strategia. Quindi i primi due punti sono questi, importante, il corso dell'invecchiamento è eterogeneo, c'è una distinzione da fare tra invecchiamento normale e quello patologico, ma è importante ricordarsi che la vecchiaia non è malattia. Ricordatevi bene la linea continua che ho fatto prima, perché in tutte le fasi della vita io posso incorrere nella malattia. A oggi è aumentata questa correlazione vecchiaia-malattia, ma perché con l'intervento, i miglioramenti della medicina, in realtà si è anche prolungata e aumentata la fragilità,
quindi io vivo più a lungo ma in condizioni anche di maggiore fragilità fisica. Terzo postulato: nell'invecchiamento molte capacità sono di riserva e possono essere sviluppate. Quindi capite che dall'idea iniziale di cui parlavo, dove si parlava di collina senza neanche avere indagato e studiato l'invecchiamento e la vecchiaia, con le ricerche partite dagli anni '80 hanno evidenziato che in realtà l'anziano ha delle riserve e queste riserve possono essere sviluppate. Bales nello specifico parla di due dimensioni. Una è l'expertise professionale, quindi le competenze più legate al lavoro, qualsiasi tipo di lavoro, quindi dal contadino all'ingegnere. Tu hai delle competenze, accumuli esperienza e questa esperienza di fatto ti dà delle riserve. Perché? Perché nel lavoro tu non solo acquisisci nozioni, le metti in pratica, le usi e come vedremo, perché più avanti ve lo ribadirò, la parte pratica aiuta tantissimo a creare questa riserva cognitiva. Perché il fare va a confermare, a consolidare quello che andiamo ad imparare nella teoria. La saggezza è il secondo elemento, dove per saggezza si intende insieme di conoscenze che implicano intuizioni sul significato della vita. Questa non è semplicissima, quindi ve la spiego bene e capiremo anche che non tutti diventiamo saggi. Potenzialmente abbiamo, come dire, la possibilità di diventarlo, ma non è detto che ognuno di noi decida di lavorare su questo aspetto, cioè sullo sviluppo della nostra saggezza. Anche perché io adesso vi spiego cosa intende lui per saggezza. Considerate che ognuno di voi probabilmente quando io ho detto la parola saggezza ha collegato immediatamente un proprio significato o ha immaginato una persona che dice quella persona era saggia. Quindi avete già in mente un concetto e una definizione di saggezza. Vediamo se la definizione che avete corrisponde a quello che dice la psicologia dell'arco di vita. Criteri per definire la saggezza. Le conoscenze effettive o fattuali delle pragmatiche fondamentali della vita. Cosa vorrà dire? Innanzitutto sono le conoscenze. Una persona che si avvicina non si isola, si tiene informato sui fatti e si fa una propria idea anche di quello che sono i fatti. Io dico sempre, ma questo lo dico a volte a persone più vicine a me, quindi i miei familiari, dico un conto è leggere i fatti sul giornale, un conto è magari leggere gli stessi fatti descritti su giornali diversi, no? Ma proprio perché va bene conoscere le cose, poi cerchiamo di sviluppare un senso critico. Però sicuramente una persona che legge, una persona che si tiene informata, è una persona che ha delle conoscenze, che sono proprio queste, in più che la rendono differente rispetto a una persona che decide di non informarsi. L'obbligo della scuola, l'andare a scuola, ha permesso di migliorare questo punto, perché quando una volta non c'era l'obbligo scolastico, no? Adesso magari io vedo sempre meno persone analfabete, perché comunque c'è un cambio anche generazionale, però il leggere metteva nella condizione le persone di avere conoscenze fattuali. Poi naturalmente meglio ancora se io faccio delle esperienze anche pratiche, pragmatiche, quindi io mi metto in gioco, le vivo le cose. Un conto è vivere in una zona di guerra, un conto è
parlare della guerra, ma non l'ho mai vissuta sulla mia pelle. Sono due piani differenti. La conoscenza strategica o procedurali di queste conoscenze, quindi dalla teoria alla pratica, traduciamola in questo modo. Le conoscenze che io posso aver accumulato quando studiavo all'università, ma non avevo mai visto un paziente, perché questo è il dato di fatto, erano puramente teoriche. Tante mi risuonano ancora dentro, ma poi cambiano nel momento in cui io sperimento e quindi acquisisco una conoscenza che va oltre il teorico e quella conoscenza teorica si trasforma in procedura, in strategia. Quando ci insegnano a livello teorico ad essere accoglienti, cerchiamo di essere comprensivi a livello teorico. È questo. Poi nella pratica, nella mia vita, incontro persone di tutti i generi e lì imparo che cosa significa essere accogliente. Nella pratica però, e non sempre è facile essere accoglienti. È chiara la differenza tra le due cose? La contestualizzazione di queste informazioni. Io per cercare di fare degli esempi mi è venuto in mente che la mia prima esperienza con gli anziani l'ho avuta attorno ai 15 anni. Io non sono cresciuta con la mia nonna, d'accordo? Avevo la mia mamma, nel senso non lavorando, era attorno ai 15 anni mia nonna resta vedova e aveva una paura folle di stare a casa da sola, soprattutto la notte. Quindi fondamentalmente noi nipoti abbiamo cercato di andare, anche perché a quell'età noi dormiamo ovunque, già mia mamma faceva più fatica, e quindi lì di fatto ho incominciato a parlare tanto con mia nonna e io ho capito da lì che mi incuriosiva tantissimo le storie delle persone, perché ha vissuto in un'epoca completamente differente dalla mia. Però per capire quello che lei mi raccontava era necessaria la contestualizzazione. E quindi come posso arricchirmi io? Quando io racconto oggi alle mie colleghe più giovani le mie esperienze, le mie conoscenze, devo ricordarmi il contesto in cui sono cresciuta io. Idem quando io ho iniziato a conoscere mia nonna, avevamo contesti diversi. La mia nonna era particolarmente anziana, ha avuto mia mamma molto tardi e per l'epoca, perché oggi dire hai avuto un figlio a 42 anni tutto sommato si sente. Quando mia nonna è rimasta incinta di mia mamma a 42 anni non era così diffuso. Questo è contestualizzare, cioè io vado a vedere le informazioni che una persona mi dà considerando il contesto in cui ha acquisito queste informazioni. Simona, sapendo questo, quando io mi relaziono con qualcuno e do delle informazioni, do una mia opinione, devo considerare che devo anche contestualizzare la mia opinione. Perché io ho scelto di parlarvi di questo modello teorico, che è la psicologia dell'arco di vita? Ce ne sono 2 o 3 di modelli teorici per parlare di invecchiamento, ma perché io fondamentalmente mi sono ritrovata in questa teoria e ho detto è spiegativa della mia esperienza. Quindi vedete il contesto, le mie esperienze professionali mi hanno portato a dire di tutte le 3 teorie, quella in cui io mi ritrovo, quella in cui io trovo che sia più ricca è questa. Vedete, contesto, opinione, contesto, modello teorico che vi presento. È un po' come quando tra amiche o tra suore, nel senso che tra amiche, vi confrontate su un argomento, sul ho fatto così, ho fatto cos'ha, no, avresti dovuto dire, no, ma sai che c'è anche questa possibilità. È frutto la mia opinione, il mio consiglio, però del mio contesto, della mia esperienza.
Se io questa cosa ce l'ho in testa ma l'ho anche digerita, mi aiuta a diventare una persona più saggia, perché non mi farò mai portavoce della verità assoluta, ma riconoscerò del relativismo, okay? Che è il punto successivo, il criterio successivo per definire la saggezza, il relativismo di queste conoscenze. Io oggi sono qui a parlarvi della psicologia dell'arco di vita, probabilmente tra 5-10 anni, se dovessi tornare qua, questa teoria si è arricchita di ricerche. Quindi ci sono punti che resteranno invariati, ma altri che si svilupperanno. Questo è il relativismo. Non che non ci sono certezze, diciamo, ma che siamo in sviluppo, in crescita sempre. L'incertezza della propria conoscenza. So di non sapere, mi viene da dire, no? E quindi questo non mi deve rendere fragile, ma come dicevo prima, il riconoscere un limite mi aiuta a diventare più forte. Guardate che queste cose le dico anche agli adolescenti. Ieri, fresca, una ragazza che aveva la convinzione che si possa essere sempre al 100, essere sempre in forma al 100%. Ha avuto un'influenza più pesante del solito, ha avuto bisogno di 4 settimane per riprendersi bene, no? Perché l'influenza di questo inverno, che ricordava un po' alcuni sintomi del Covid, che lasciava proprio spossatezza pesante, per una persona sportiva non era certo facile da accettare. Ma il non aver mai pensato di poter essere anche fragili o aver bisogno di riposare mette in crisi, ci fa andare in crisi. Se invece io riesco a pensarla questa cosa, divento più forte, perché vivo diversamente quella fase di recupero successiva a una malattia. Una cosa che dobbiamo dire spesso ai pazienti che vengono ricoverati in ospedale, che non vedono l'ora di tornarsene a casa, no? E io mi preparo dicendo, non voglio gufarla, però a casa si sentirà molto stanco. Non pensi che tornando a casa, visto che dorme di più, perché in ospedale in effetti con gli infermieri che entrano e escono, uno non dorme magari tantissimo, o se ha un vicino di camera, di letto un po' disturbante, non si riposa. Ma la stanchezza si farà sentire di più, proprio perché lei si rilassa. Non si spaventi, è normale. Capite che lo dobbiamo specificare, è normale che lei abbia bisogno di tempi di recupero, di ripresa. E qui quindi secondo me quello che mi spinge a sottolineare queste cose è la consapevolezza della fragilità e dell'importanza del riconoscere le nostre fragilità. Diventare più vecchi non significa necessariamente aumentare in saggezza. Diventare vecchio è una delle opportunità per diventare saggio. Solo che bisogna saperla un po' cogliere questa opportunità. Quindi, torniamo ai postulati per una vecchiaia positiva. Quello che vi ho già accennato, la consapevolezza che con l'età i meccanismi fluidi della mente evidenziano un decadimento. In particolar modo ci sono 2 aree cognitive in cui con l'età rallentiamo. Sono la memoria, ma che noi possiamo compensare cercando di utilizzare degli stimoli. Io dico l'agenda, ma nel senso uno stimolo visivo, e la capacità attentiva, dove per capacità attentiva però poi mi riferisco al fatto che siamo più sensibili alle interferenze. Quindi se io parlo o i miei figli, io ne ho 2, parlano in contemporanea, io già adesso mi accorgo che faccio fatica a seguirli in contemporanea, devo bloccarne uno dei 2 e dire alt, perché non riesco ad ascoltare, tantomeno a memorizzare entrambe le informazioni. 2 persone che parlano contemporaneamente sono 2 stimoli in contemporanea.
È un po' come parlare a un anziano di 80 anni e intanto c'è anche la televisione accesa. Se io entro in una camera in ospedale, la prima cosa che faccio è spegnere la televisione o la radio, perché quello è uno stimolo interferente. Poi ti dicono: non ho tenuto a mente, vede dottoressa, mi dimentico le cose. No, attenzione, se io ti ho parlato e c'era la televisione accesa, tu hai cercato di focalizzarti su di me, ma c'era uno stimolo interferente. L'attenzione dovete immaginarla come le reti di come le maglie di una rete, le rete quelle da pesca, ok? L'attenzione quando sono piccolo è alle maglie piccoline, quindi il bambino, se è interessato a una cosa, si focalizza su quella cosa. Ci possa essere il mondo attorno, no? Un salone pieno di giochi, ma se lui vuole quella cosa lì, la vede. Ho portato mio figlio sabato ad un mercatino dell'usato. Io non sapevo lui cosa volesse, l'ha visto subito, voleva la scacchiera, il gioco di scacchi, e ha visto la scacchiera. Io con tutte quelle cose mi perdo, un po' come andare in qualsiasi mercato, troppa roba tutta insieme e io faccio più fatica. Lui aveva in mente un'idea, è andato a colpo sicuro. Le maglie dei bambini sono piccole, le nostre maglie della nostra rete attentiva tendono ad aumentare, quindi io dovrò cercare di ridurre gli stimoli interferenti, perché da una maglia più grande passano più informazioni contemporaneamente, ma non significa che io riesco a tenerle a mente tutte, perché più informazioni tutte insieme sono difficili da tenere a mente. Quindi, ripeto, un po' la memoria e un po' appunto questo aspetto dell'attenzione, che di fatto cambia con l'età. Noi possiamo tenerci in esercizio oppure trovare delle strategie di compensazione o prestare attenzione a determinate cose. Allora, io ho un papà di 78 anni che guida e mi dice: capisco che i riflessi sono cambiati, vado più piano. Quindi se lui sale in macchina con me mi dice che io ho la guida sportiva, ma no, in realtà è perché io mi sento più sicura dei miei riflessi e lui un po' meno, ma in realtà lui ha compensato riducendo la velocità. Questo. Però ho visto anche mio suocero la stessa cosa, secondo me viene un po' in automatico. Quella è una strategia di compensazione. Non smetto di guidare, guido ancora, ma sto attento al mio modo di guidare. Poi, oggi come oggi, la tecnologia, ad esempio, ci viene molto incontro, ci può aiutare. La tecnologia, io intendo, non so, io vedo signori che vengono e non ci sentono. Io urlo a volte, quindi nel mio studio io devo fare tante domande e a volte escono, io ho mal di gola da quanto ho alzato la voce, anche perché quando uno perde l'udito perde prima la capacità dei toni acuti e io ho una voce acuta, non ce l'ho bassa, quindi se io alzo la voce tendo ad alzarla ma in acuto, quindi faccio ancora più fatica. Infatti sono contenta quando ho dei tirocinanti maschi, che così faccio parlare loro perché hanno la voce più profonda, più bassa, no? Quindi alzano la voce ma l'anziano lo sente meglio. Ma la cosa simpatica è che ti dicono: no dottoressa, non vado, non li metto io l'apparecchio acustico. Dico: ma almeno provarci. Cioè c'è una tecnologia che ci potrebbe aiutare e ci permetterebbe di mantenere una vita sociale attiva e un po' più semplice per me che non sento, ma anche per chi mi deve parlare. Oppure persone che perdono la vista. Io ho visto poche persone, ma mi hanno colpito in RSA, in casa di riposo, chiaramente con delle difficoltà visive,
da quella che si è comprata l'apparecchio apposta perché diceva i libri però a me piace toccare il cartaceo, e ingrandiva, quindi no? Proiettava l'immagine in grande. Sì, c'è. Oggi ci sono gli audiolibri, quindi se tu ci senti bene e non puoi leggere, perché non usare l'audiolibro? Perché non provare? Ci sono tante strategie oggi che vanno a compensare questa cosa. Quindi consapevolezza, strategia. Se io rifiuto la strategia, devo capire che in realtà mi sto mettendo nella condizione di non invecchiare bene, in serenità, in equilibrio, diciamo. Cioè di fronte a un disequilibrio, la perdita della vista, la perdita dell'udito, io posso creare un nuovo equilibrio che mi dia armonia, perché mi dà una soddisfazione leggere, me l'ha sempre data, io voglio trovare un modo per leggere. Conoscenza e pratica cognitiva arricchiscono la mente anziana e possono compensare le perdite. Allora, tanti mi chiedono, dottoressa, che esercizi posso fare per aumentare la memoria? Io in prima istanza dico, sì, ci possono essere degli esercizi, ma considerate anche di non smettere di fare, perché il fare a volte aiuta molto. Quindi io non riesco a tenere a mente come si fa il caffè, facciamolo il caffè. Se io te lo faccio fare, lo tieni a mente più facilmente. Se te lo faccio sempre io o te lo dico solo nella teoria, non tieni a mente l'informazione, perché è molto più difficile tenerla a mente. Se io unisco il dire e il fare, l'informazione viene trattenuta con più facilità. Poi, se io ho bisogno voglio fare un qualcosa che mi aiuti a livello cognitivo, e ho sempre fatto il grafico, quella capacità è di riserva, perché devo cercare di imparare a fare qualcosa che non ho fatto. Prima di tutto consolida e cerca di non perdere quello che hai acquisito. Poi, piano piano, usa le tue strategie di riserva per acquisire informazioni nuove. Sapete quante persone, mi colpisce quando ci sono ancora queste coppie dove il marito è quello che si occupa della banca, no? E del computer, perché ormai tutte le cose anche della banca si fanno online, e le mogli non sanno niente, non sanno neanche accendere il computer. È un problema. Quindi è una cosa che in realtà andrebbe un po' trasmessa, come con pazienza ti faccio fare. Questa cosa, ad esempio, la notiamo, e è efficace dirlo ai pazienti oncologici. Quindi il paziente oncologico è un paziente che con più facilità ti porta il tema della morte, qualsiasi fascia di età abbia. E quindi tanti dicono voglio sistemare le cose, e la prima cosa a cui a tanti viene in mente è devo spiegare a mia moglie tutta una serie di cose burocratiche della casa e della banca, e ti chiedono come fare, e dico, e il primo consiglio è non dia delle spiegazioni solo teoriche, cioè non si limiti a spiegare devi fare questo, dovete farlo insieme, perché così l'informazione si acquisisce meglio. Sto parlando di relazioni tra persone che però non hanno una demenza, attenzione, perché lì è un altro capitolo. La consapevolezza che la bilancia tra guadagni e perdite con gli anni diventa meno positiva o decisamente negativa. Cioè, da una parte la psicologia dell'arco di vita, secondo me, dà una lettura molto positiva, perché introduce il tema dello sviluppo per tutta la vita. Dall'altra vedete che ribadisce l'importanza del sapere che cosa significa a volte invecchiare.
perché è importante sapere come si è. Questo lo trovate anche in psicanalisi, per dire, cioè la psicanalisi, quando voi andate a fare psicoterapia, l'obiettivo è la consapevolezza, l'obiettivo è la capacità di autoriflettere su di sé, partendo proprio da riuscire a vedersi. È fondamentale. Questo principio si riferisce allo sviluppo umano in generale, che raramente è solo un guadagno per tutto l'arco della vita. Lo sviluppo è in generale caratterizzato da un sistema dinamico di specializzazione adattiva che implica sia sviluppo sia perdita di certe abilità più idonee a percorsi alternativi rispetto a quelli delle età precedenti. Quindi se da una parte il postulato ci spegne un po' l'umore, dall'altra c'è la precisazione, guardate che passiamo tutta la nostra vita a perdere competenze. Un esempio, quando vi dicevo comunque anche nell'adolescente noi vediamo delle perdite, anche nel bambino che si specializza in una cosa anziché un'altra. Il mio bambino è un bambino molto cognitivo, cioè lui non sarebbe mai andato al parco a fare movimento, si stava perdendo qualcosa, perché certo uno dice, guarda, legge, bello che impari a leggere anche da solo, sì, ma sta perdendo qualcosa, vedete? Noi tendiamo nel bambino, nell'adulto, a vedere quello che sa fare, ma se c'è un saper fare, c'è qualcos'altro che non sa fare. Nell'invecchiamento, nella vecchiaia, la nostra attenzione automaticamente passa alle perdite. E questo è un meccanismo però da smantellare, perché altrimenti se io mi focalizzo solo sulle perdite non vedrò mai la possibilità di acquisire e di strategie per acquisire. Infine, l'ultimo postulato è: il sé nell'invecchiamento costituisce un nucleo psichico forte e stabile, utile come sistema di coping e di conservazione dell'integrità. Coping è la capacità di far fronte a situazioni nuove, difficili. La mia nonna mi diceva sempre che io stavo studiando tanto, no? Ma se ci fosse stata una guerra lei riusciva a sopravvivere. Ecco, ma aveva ragione. Vabbè, ridevamo di questa cosa, però in effetti io sapevo tante belle cose, leggevo tanto, ma nella pratica lei avrebbe avuto delle capacità di coping migliori delle mie. Il sé implica tanti sé possibili. Nell'invecchiamento si configura una grande capacità di plasticità e di adattamento per riorganizzare la propria integrità. Cosa vuol dire sé possibili? Perché io di solito mi attesto vi ho scritto come esempio Alex Zanardi, è un pilota di Formula 1, ha perso le gambe. Questo pilota ha perso le gambe, quindi capite che come tutti gli sportivi, se io mi investo nella mia attività sportiva, faccio il calciatore, faccio la ballerina, succede qualcosa e quella mia carriera si interrompe, cosa succede? Smetto? Non faccio più nulla? I sé possibili nascono dalla mia capacità di coping, di dire adesso affronto questa situazione. Alex Zanardi si è dedicato a un altro sport dove le gambe non servivano. Ha avuto un altro incidente, comunque deve essere un po' spericolato dalla nascita, ma il riuscire a reagire ha una chiara definizione, una capacità di coping. Questo non significa che io non possa avere una fase di lutto. Perdo le mie gambe, posso andare in crisi? Sì. Da una fase di equilibrio, disequilibrio, per poi tornare e trovare un nuovo equilibrio. Star bene nella vecchiaia significa trovare un equilibrio, un'armonia, consapevoli che l'equilibrio non è mai stabile e quindi arriverà di sicuro una fase di disequilibrio.